Innanzitutto benvenuti a tutti, ci eravamo lasciati nella puntata precedente con la nostra partenza per Monaco e ora siamo tornati e volevamo condividere con voi quelle che sono le nostre sensazioni e quello che abbiamo vissuto in fiera. Che cosa puoi dirci a riguardo? Allora, una cosa interessante è stata la sensazione che ho, anzi devo dire che abbiamo avuto all'inizio, appena entrati martedì pomeriggio verso mezzogiorno, nella Halle 1 per allestire lo stand. Personalmente ho immediatamente avvertito una sensazione un po' strana, nel senso che era come se già prima che iniziasse la fiera, in qualche modo si fosse strutturata il tipo di energia che poi è stato un po' il filo conduttore di tutti i giorni dalla manifestazione, ovvero una sensazione di poca convinzione da parte degli operatori presenti e devo dire anche in parte dal pubblico che ha visitato la fiera, ovvero quell'ipotesi che avevamo fatto nella puntata precedente di una sorta di rito, di incontro che poteva avere delle dinamiche interessanti in passato, ora è come se andasse avanti per inerzia senza che ci sia la capacità o la volontà o il desiderio di trovare una formula diversa e più soddisfacente per tutte le parti coinvolte. Probabilmente uno dei temi più importanti è il fatto che negli ultimi decenni sostanzialmente in questo settore non c'è nessuna novità. Le apparecchiature che vengono presentate nella maggior parte dei casi sono delle rimodulazioni di formule che sono già state concepite parecchi decenni fa. Per certi versi si potrebbe dire che è come una minestra che viene riscaldata costantemente, ma più la facciamo riscaldare, più questa minestra perde di freschezza, di sapore e di interesse. Nella fiera queste dinamiche sono abbastanza facilmente avvertibili, nel senso che gli operatori, nella maggior parte dei casi, propongono delle formule che sono ormai in qualche modo sedimentate nel tempo, facilmente prevedibili, nel senso che pensando a un brand A piuttosto che B, si può immaginare come sarà la sua presenza nella fiera di Monaco l'anno seguente. Un altro aspetto che è presente spesso in questa fiera è la presenza di almeno un 20-30% di marchi nuovi, che in qualche modo come se tentassero l'avventura di Monaco, presentando prodotti dei quali nella maggior parte dei casi non se ne sentirebbe assolutamente la mancanza e che l'anno seguente poi spariscono, non sono più presenti. Personalmente mi dispiace fare questa affermazione perché qualunque marchio è in qualche modo partito da zero e col tempo ha sedimentato e strutturato una sua presenza e una sua realtà sul mercato, per cui la mia non vuole essere una critica verso i marchi nuovi, assolutamente, è anzi per certi versi lodevole che ci siano persone, operatori che in qualche modo decidono ancora di investire, di essere presenti in questo mercato. Però sarebbe opportuno che questo venisse fatto con dei prodotti che hanno un significato, uno scopo e che possono portare un miglioramento, un piccolo passo in avanti nella direzione della qualità d'ascolto. In realtà, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di prodotti proposti con delle formule estetiche, alle volte anche molto stravaganti, o con dei contenuti tecnici assolutamente standard e consolidati, già presenti in moltissimi altri competitor. Per cui è come se in qualche modo mancasse la ragione prima per essere presenti. Un esempio per certi versi emblematico quest'anno è costituito da un costruttore che proponeva dei diffusori acustici in uno stand piccolo molto simile al nostro. In questo stand c'era costantemente seduto a un banco di missaggio un disc jockey che sembrava anche seriamente impegnato nel compito lui fidato, ovvero quello di proporre della musica, ma in qualunque momento uno passasse davanti il tipo di musica era esattamente sempre lo stesso. Una musica che non saprei definire perché alle mie orecchie sembrava musica commerciale da discoteca, ma anche di bassa qualità. Nonostante lui cercasse di sforzarsi di fare chissà che cosa, il risultato sonoro era veramente sempre molto deprimente. Oltre al fatto, devo dire, anche abbastanza maleducato come modo di porsi, nel senso che in uno stand, anzi in un padiglione interamente dedicato all'ascolto in cuffia, capite che la presenza di un diffusore che suona tutto il giorno musica da discoteca a alto volume
è quantomeno inopportuna. Ecco, se però per certi versi possiamo comprendere, anche se non giustificare, l'atteggiamento di un espositore che è la prima volta che è a Monaco, è poco giustificabile e ancor meno comprensibile il fatto che l'organizzazione stessa, all'interno del padiglione dedicato all'ascolto in cuffia, proprio nella posizione centrale, abbia installato un settore per il gaming, ovvero erano presenti 5 schermi di grandi dimensioni dei televisori OLED sui quali venivano presentati dei giochi. Nella maggior parte dei casi erano giochi e coppie dei giochi degli anni 80. Purtroppo questi televisori erano dotati di eccellenti soundbar e subwoofer, per cui in qualche modo contaminavano tutta l'area intorno di sonorità delle quali se ne sarebbe volentieri fatto a meno. E che questa cosa sia stata concepita proprio da chi organizza una fiera del genere è quantomeno discutibile. Quantomeno discutibile anche tenendo conto di un aspetto molto importante del mercato, ovvero, come penso tutti gli appassionati di questo settore avranno avuto modo di prendere atto, da diversi anni si assiste alla immissione sul mercato di modelli che hanno dei prezzi di vendita estremamente alti. Ormai trovare un singolo componente che supera le centinaia di migliaia di euro non è così difficile, anzi è abbastanza usuale. Quindi da un certo punto di vista abbiamo il mercato che si sposta, almeno sembrerebbe apparentemente, verso prezzi sempre molto più alti che potrebbero far supporre a una qualità sempre più alta. Ma dall'altra parte abbiamo un'organizzazione fieristica che propone i prodotti in modo sempre più banale e sempre meno raffinato. Quindi è come se fossero due tendenze diametralmente opposte. Se posso fare un parallelo, è un po' come se volessimo andare a mangiare in un luogo dove il menù d'ingresso parte almeno da 400-500 euro per ogni persona, però ci fa mangiare in un ambiente che sarebbe quasi indegno di un dopolavoro ferroviario, con tutto il rispetto e la simpatia per i dopolavori ferroviari. Capite che le cose non vanno d'accordo. Relativamente a questa tendenza dei prezzi, abbiamo fatto in questi 4 giorni di fiera un'indagine statistica, ovvero abbiamo chiesto a tutti i nostri distributori e alle persone, agli operatori con i quali siamo entrati in contatto, cosa ne pensassero relativamente appunto a questa tendenza di promuovere sul mercato singoli oggetti con dei prezzi molto alti. La domanda di base era, innanzitutto, perché viene fatto questo? Se a loro avviso esiste un mercato e dove eventualmente si colloca questo mercato? Direi che la risposta in media è stata abbastanza convergente. La stragrande maggioranza degli operatori ritiene questa tendenza poco utile. Almeno sul mercato europeo sembrerebbe essere del tutto privo di ragione di esistere, nel senso che anche mercati importanti possono forse vendere in un anno 1, massimo 2 oggetti di questo genere. Quindi non si capisce perché una ditta, un costruttore investa così tanta energia per mettere a punto prodotti di quali forse ne vende 1 o 2. Anche il fatto che possono essere prodotti che in certi mercati, come i mercati orientali o mercati più attenti all'immagine del prodotto, possono trovare uno sbocco. Anche in questa ipotesi c'è qualcosa che non torna, nel senso che, ammettendo pur di essere una persona estremamente facoltosa, che in qualche modo vuole esibire un acquisto importante che ha fatto, è abbastanza lecito pensare che si rivolga verso marchi e verso brand che sono ormai da tempo consolidati e identificati col lusso. E ci risulta più difficile immaginare che il costruttore che fino all'altro ieri non era presente su questo mercato per il semplice fatto di produrre o di proporre un diffusore estremamente costoso possa poi trovare qualcuno dall'altra parte con grande disponibilità economica e che per rendersi in evidenza, per manifestare il suo potere economico, vada ad acquistare proprio quel genere di diffusore che nessuno conosce. In quest'ottica direi per esempio quest'anno abbiamo avuto 2 esempi in questa direzione. Un costruttore
europeo che non avevamo mai visto prima presente a Monaco. Passeggiando il giorno dell'allestimento abbiamo visto questa coppia di diffusori, sembravano anche interessanti, ecco per cui ci eravamo riproposti io e Alberto di ripassare a ascoltarli. Sono ripassato io dopo un paio di giorni. Entrando ho sentito che stavano parlando un po' dei prezzi di questi oggetti. Io personalmente li avevo inquadrati, identificati in un range di prezzo intorno ai 20.000 euro, 20-25.000 euro una coppia di diffusori. Scopro che evidentemente non sono più in grado di fare una stima realistica, ecco, perché i diffusori erano 230.000 euro la coppia. Adesso andavano abbinati gli amplificatori monofonici e per amplificatori, insomma tutto il sistema superava abbondantemente i 500.000 euro. Un altro caso è stato quello di un costruttore che conosciamo da tempo, un particolare modello che avevano presentato appena prima del Covid. All'epoca, quindi parliamo del 2018-2019, era proposto a 60.000 euro di listino al pubblico. Nel 2023 il listino era lievitato a 90.000 euro, rimanendo il diffusore praticamente inalterato. Quest'anno era presente ancora lo stesso diffusore con qualche piccola variazione estetica. Parlando col costruttore mi spiega che la variazione è stata costituita da delle cornici in carbonio da mettere intorno agli altoparlanti con pura e unica funzione estetica. E curioso, gli ho chiesto indicazioni riguardo al prezzo. Ecco, l'unica indicazione che sono riuscito ad avere è che il prezzo era superiore ai 100.000 euro, al che spinto dalla curiosità gli ho chiesto: ma superiore a 100.000 euro parte da 101 e praticamente è infinito come numero, perché potremmo sempre trovare un numero superiore a 100.000. Gli ho chiesto dove ci collochiamo. Dopo 10 minuti di domanda anche abbastanza insistente non sono riuscito ad avere una risposta. Probabilmente il pudore di questo costruttore gli ha impedito di rivelarmi questa cifra. Dall'altra parte però possiamo osservare un'altra cosa, ecco, che costruttori che invece storicamente hanno avuto fin dall'inizio un posizionamento di mercato molto alto, stanno introducendo sul mercato anche apparecchiature di prezzo certamente non popolare, ma comunque più ragionevole. Nel senso, possiamo trovare amplificatori integrati di brand non dico fino a ieri, ma che all'inizio erano posizionati intorno ai 50, 60, 80, 100.000 euro, si possono trovare oggetti di questi marchi intorno ai 20.000 euro. Quindi chi aveva il brand posizionato in alto sta spostando la fascia di prezzo anche per intercettare il mercato medio-alto, mentre parecchi costruttori che sono sempre stati identificati nella gamma media di prezzo sparano delle cifre che sono, a mio avviso, assolutamente fuori da qualunque logica, perché come dicevo prima, reputo molto difficile che una persona dotata anche di grande disponibilità economica, che decide di spendere 500.000 euro per un impianto, li vada a destinare a brand che non hanno un appeal così intrigante. Di per sé il fatto che sul mercato siano presenti oggetti con dei prezzi, alle volte viene a pensare di pura fantasia, potrebbe essere archiviato come una singolarità del mercato, ma al lato pratico del tutto ininfluente, nel senso che qualcuno potrebbe dire sì, ma è sufficiente non acquistare, il problema si risolve da solo. In realtà dal mio punto di vista la cosa non è in questi termini, perché è come se questi prodotti andassero in qualche modo a corrompere complessivamente il mercato. La dinamica con cui in qualche modo corrompono o possono corrompere il mercato si esplicita su due fronti. Il primo fronte è quello dovuto al fatto che una persona esterna a questo mercato, quando dovesse leggere che un diffusore costa 300.000 euro, che per farsi un impianto in casa ci vuole almeno 1.000.000 di euro, è abbastanza facile che prenda per completamente fuori di testa le persone che sono appassionate di questo settore e archivi il tutto con un'alzata di spalle e indirizzi la sua attenzione da un'altra parte. Quindi in qualche modo è come se tutto il settore dall'esterno fosse considerato come un covo di matti. Anche le persone che
invece si approcciano a questo settore col sano desiderio di ascoltare della musica, fare un'operazione culturale attraverso la musica. L'altro meccanismo attraverso cui possono, e secondo me corrompono il mercato, è il seguente. Allora, immaginiamo un cliente medio che fino a qualche tempo fa aveva come orizzonte cognitivo, come orizzonte di prezzo, un amplificatore da 5.000 euro, già veniva considerato un amplificatore di medio-alta qualità, poi si arrivava probabilmente al top end degli amplificatori integrati intorno ai 15-20.000 euro, ma era difficile immaginare altro. Oggi, con la presenza di prezzi che hanno almeno uno zero in più prima della virgola, lo stesso oggetto viene inquadrato come un oggetto di basso contenuto, come se fosse sì, compro un amplificatore da 5.000 euro, ma in realtà è una scelta molto di ripiego. Quindi anche prodotti che sono intrinsecamente validi, con un ottimo rapporto qualità-prezzo e un'eccellente resa sonora, in un contesto di dinamiche di mercato di questo genere, ne soffrono perché in qualche modo ne vengono sviliti per rapporto a oggetti che invece sono completamente loro avulsi dalla realtà. Ecco, mi sentirei anche di aggiungere, consentitemelo, una piccola critica a alcuni audiofili, nel senso che tutto questo funziona anche perché alle volte l'atteggiamento degli audiofili è poco razionale, ovvero da una parte criticano certi eccessi, ma poi dall'altra parte, quando si trovano a rapportarsi con prodotti che hanno un reale contenuto, una reale ragion d'essere per la funzione che svolgono, è come se questi prodotti in qualche modo venissero snobbati e non considerati. Quindi sarebbe auspicabile che anche da parte dell'audiofilo medio ci fosse una maggiore coscienza, una maggiore consapevolezza di quali sono le reali dinamiche in gioco e magari cercassero di premiare i costruttori che si mantengono in una direzione, direi, etica come rapporto fra il contenuto e il prezzo. Beh, sì, sono d'accordo, abbiamo discusso ampiamente di questa cosa anche nel corso del viaggio di ritorno, però devo dire che dall'altra parte a compensare questo c'è la città di Monaco che offre veramente tantissime cose molto belle, tra cui i concerti a cui abbiamo assistito. In effetti, osservando Monaco nel corso degli anni e dalla nostra presenza dal 2003 sino ad oggi, devo dire che la città a livello culturale e di proposte è molto cresciuta. Una città sempre molto stimolante e sempre molto interessante. Ricordo per esempio che sabato a teatro, in attesa che cominciasse uno degli spettacoli a cui abbiamo assistito, ho parlato con un orchestrale, il quale mi faceva notare come nella città di Monaco ci sono 6 orchestre stabili. Presso il teatro dell'opera ci sono 2 orchestre che si alternano, oppure di cui una rimane fissa al teatro e l'altra è itinerante per la Germania. Poi ci sono 2 orchestre stabili filarmoniche e altre 2 orchestre più piccole specializzate nel repertorio barocco. Se confrontiamo questa situazione con qualunque situazione italiana, diciamo che la differenza è molto grande. Come avevamo accennato nella puntata precedente, avevamo 3 impegni a Monaco quest'anno di livello culturale. Insomma, mi sentirei di raccontare un piccolo aneddoto. Il primo concerto a cui abbiamo assistito, mercoledì sera, era un concerto dedicato a Mahler e a quello che è stato per certi versi un suo amico barra maestro, Roth, di cui onestamente non conoscevo l'esistenza, ma è stata una piacevolissima sorpresa. Per tutta una serie di motivi, quando abbiamo prenotato i biglietti, gli unici disponibili erano in una collocazione poco soddisfacente, ecco. Quindi con un po' di spirito di iniziativa tipico italiano ci siamo intruffolati in platea, anche perché al lato pratico abbiamo visto che nonostante il teatro fosse stato dichiarato come sold out, in realtà c'erano molti posti vuoti, per cui proviamo a entrare, ecco, e poi vedremo se riusciamo a trovare una sistemazione un po' più decorosa. Mi ero personalmente seduto in un angolo per studiare un po' la situazione di quali posti potessero rimanere liberi, eccetera, eccetera. Sapete, uno entra in una situazione del genere, osserva e cerca di non essere colto in flagrante della sua disinvoltura, ecco. A un certo punto vedo che
un signore mi guarda, uno sguardo abbastanza, non dico severo, ma interrogatorio. Vistomi in quella posizione, allunga il dito e si avvicina a me e fa lei. Io con lei, pronunciato in tal modo, mi ero già visto in qualche modo soggiornare per qualche giorno nelle prigioni tedesche a sbucciare patate. In realtà poi mi fa, lei è l'ingegnere Rossi, Enrico Rossi. Ho detto, presente. E insomma, mandiamo un saluto probabilmente a questa persona che ci sta seguendo, che scopriamo essere un appassionato di audio che da 40 anni vive a Monaco e segue con regolarità il nostro canale YouTube. Canale YouTube che ha scoperto, ha apprezzato, perché sostiene, per certi versi anche giustamente, che è uno dei pochi canali nel quale, oltre a parlare di apparecchiature di tecnica, parliamo anche di musica. Gli ho detto, vede, la dimostrazione che si parla e che sia importante la musica è proprio il fatto che ci siamo trovati qui questa sera in una sala da concerto, non ci siamo trovati da un'altra parte. Un altro appuntamento che è stato molto significativo e che ci darà lo spunto probabilmente per una prossima puntata è stato sabato sera. Sabato sera presso il Teatro dell'Opera c'era l'opera Il Naso di Shostakovich, opera che in Italia io personalmente non ho mai intercettato, anche lì devo dire con una certa disinvoltura, ecco. Ci siamo infilati in prima fila in platea, esattamente dietro alla balaustra dove poi davanti c'è il Golfo Mistico, dove praticamente sono tutta l'orchestra, e ormai essendo abbondantemente saturo di violini e di archi, non ci siamo seduti nella parte sinistra dove ci sono violini, viole, eccetera, eccetera, ma ci siamo andati sulla parte destra, dove lì risiedono tipicamente le percussioni e gli ottoni. In questo caso avevamo davanti tutta la sezione delle percussioni, che in quell'opera, devo dire, ha un ruolo estremamente importante. Parlando con il musicista addetto alla Gran Cassa, mi sono personalmente raccomandato con lui di mettere energia. Ho detto, mi raccomando, ci metta dell'energia. Lui con un sorriso mi ha detto di non preoccuparsi, perché in quell'opera la Gran Cassa è probabilmente il re degli strumenti. E in effetti, devo dire, aveva ragione. Detto questo, perché potrebbe essere utile come spunto per una prossima puntata? Perché anche in quella situazione abbiamo, e ho verificato per l'ennesima volta, come la differenza che esiste fra la gamma bassa, ascoltata in un contesto reale con degli strumenti acustici, e la gamma bassa tipicamente riprodotta dal 99,99 periodico delle apparecchiature audio in un ambiente domestico, sono totalmente diverse fra di loro. E è importante che venga compreso questo per tutta una serie di aspetti. Assicuro però che se qualcuno avrà la possibilità di poter ascoltare un programma musicale del genere a una distanza come la nostra di pochissimi metri dagli esecutori, capirà molto bene il significato delle mie parole. La gamma bassa ascoltata dal vivo ha un connotato che è estremamente peculiare. Una volta che si è colto, sperimentato almeno una vita quello, direi che è quasi impossibile ascoltare con soddisfazione gli impianti domestici nella stragrande maggioranza dei casi. Un altro aspetto significativo del nostro viaggio a Monaco, della nostra permanenza a Monaco, è stato sicuramente il conferimento del premio al Revo CDP2 dato dalla rivista iFidelity, un premio che è soprattutto conferito al nostro nuovo circuito di conversione, il Norma ADAC. Infatti durante, mi pare, il primo giorno di fiera c'è stata una sorta di cerimonia ufficiale nella quale Mr. Pakula e il suo corrispondente tedesco ci hanno ufficialmente consegnato il loro riconoscimento alla nostra nuova piattaforma di conversione. Ricordiamo che questa piattaforma di conversione, della quale fra l'altro parliamo in una delle primissime puntate del nostro canale, è presente su tutte le sorgenti digitali della gamma Revo, quindi il Revo CDP, il Revo DS2 e il Revo DAC. Anche la sera poi a cena, parlando con loro, abbiamo avuto modo di approfondire gli aspetti legati a questa piattaforma di conversione. Le domande tecniche che ci hanno posto sono state sicuramente molte, ma come avevo già avuto modo di spiegare,
Non desideriamo scendere molto in dettaglio in quello che possono essere gli aspetti tecnici, eminentemente per il motivo che riteniamo più importante l'esperienza d'ascolto, proprio perché siamo consapevoli, e sono personalmente consapevole, che una piattaforma di conversione come questa ritengo che non abbia prodotti simili concorrenti sul mercato. È un approccio alla riproduzione digitale molto analogica, molto gratificante. Per cui in qualche modo contaminare questa esperienza d'ascolto con tutta una serie di nozioni mentali su come è fatto, come non è fatto, come funziona, come non funziona, alla fine in qualche modo è come se andasse a dissacrare qualcosa che invece deve rimanere estremamente importante e appagante, perché è la funzione principale per la quale è stato concepito questo oggetto. In realtà poi, se ci pensi bene Alberto, c'è stato un altro fatto significativo accaduto durante la nostra permanenza a Monaco, che non è collegato alla Fiera di Monaco, agli eventi che sono accaduti intorno alla Fiera del Monaco, ma in qualche modo è stato un evento assolutamente inatteso, ma molto significativo, e che ci darà lo spunto per una prossima puntata. Volutamente in questo contesto meglio non accennare a questo fatto, ma la sincronicità degli eventi è stata molto singolare. E adesso la consueta chiusura dedicata all'anticipazione, l'anteprima di quello che sarà la prossima puntata. Allora, nella prossima puntata chiuderemo il discorso, cominciato qualche settimana fa, sull'importanza dell'articolazione della scena sonora. Invito ancora chi non avesse avuto modo a vedere la seconda puntata dedicata all'influenza che hanno i singoli elementi della catena d'ascolto sul risultato relativo alla scena sonora. Questo perché queste informazioni ci saranno molto utili nell'ultima puntata, dove interremo in dettaglio di quali sono gli aspetti pratici, materiali sui quali può agire un appassionato all'interno della propria catena d'ascolto. Ok, perfetto, vi aspettiamo alla prossima puntata e grazie mille. Grazie a voi.